Narrazione. 1624. Galileo Galilei sta ancora perfezionando il suo telescopio. A Roma, la Basilica di San Pietro è un cantiere a cielo aperto. Non esiste l'elettricità. Non esistono gli Stati Uniti d'America. Il mondo è un luogo silenzioso, illuminato solo dal fuoco. Ora immagina di scendere nel buio. Scendi sotto la superficie dell'Oceano Artico. Lì, nel freddo assoluto, nasce una creatura. È piccola, vulnerabile, lunga tra i 35 e i 45 centimetri. Quella creatura è viva oggi. Mentre tu guardi questo video, lei sta nuotando. Ha visto nascere il mondo moderno. Ha visto morire imperi. Benvenuti al cospetto dello squalo della Groenlandia, l'animale vertebrato più longevo della Terra. Come si fa a vivere 5 secoli? La risposta non è nella forza, non è nella velocità, è nel rallentare tutto fino quasi a fermarsi. Immagina il tuo cuore. Batte 60-80 volte al minuto. È un motore frenetico che brucia carburante e si consuma. Lo squalo della Groenlandia ha scelto un'altra strada. Il suo cuore batte una volta ogni 10 secondi. A volte si ferma per interi minuti. È un battito fantasma. Si muove a meno di 1 chilometro orario. Se tu camminassi così piano, impiegheresti 1 ora per attraversare il salotto di casa tua. Non nuota, scivola nel tempo, vive dove l'acqua dovrebbe ucciderti. A 2000 metri di profondità, la temperatura è sotto lo zero. L'acqua rimane liquida solo per l'immensa pressione e il sale. Qualsiasi altro animale congelerebbe all'istante. Il sangue diventerebbe ghiaccio, spaccando le vene come tubi in inverno. Ma lui no. Il suo corpo è una raffineria chimica. Le sue cellule sono piene di ossido di trimetilamina e urea. In parole povere, è pieno di antigeno naturale e urina. Questo mix tossico impedisce ai cristalli di ghiaccio di formarsi. È un morto vivente chimico, perfettamente conservato dal freddo che dovrebbe distruggerlo. Immagina di aspettare 150 anni per diventare adulto. 150 anni. Se fossi nato nel 1870, saresti andato al tuo primo appuntamento oggi. Questo squalo cresce di 1 solo centimetro all'anno. 1 centimetro. È la crescita più lenta di qualsiasi vertebrato conosciuto. È una pazienza geologica applicata alla biologia. Mentre lui guadagna quel singolo centimetro sopra la sua testa, nel mondo degli umani, scoppiano guerre mondiali, si inventano gli aeroplani, l'uomo va sulla Luna. E lui ha guadagnato solo la lunghezza di un'unghia. Se guardi negli occhi di uno squalo della Groenlandia, non vedi il predatore, vedi l'orrore. Quasi tutti questi squali sono ciechi. I loro occhi sono bianco latte, coperti da una massa pulsante. Non è una malattia, è un parassita. Un crostaceo chiamato Ommatocoita elongata. Questo essere si attacca alla cornea dello squalo e la mangia lentamente, per decenni. Immagina di vivere con un alieno attaccato ai tuoi occhi per 300 anni. Ma nell'abisso la vista è inutile. Il buio è totale. Lo squalo non ha bisogno di vedere. Ha barattato la vista per qualcosa di molto più potente. Cieco, lento, vecchio. Sembra una vittima. Invece è il predatore alfa. Come fa? Il suo olfatto è un radar quantistico. Può sentire una goccia di sangue o di grasso diluita in una piscina olimpionica. L'oceano è pieno di correnti invisibili di odore. Per lui, queste correnti sono autostrade luminose. Il parassita che gli mangia gli occhi forse emette luce, attirando le prede direttamente nella sua bocca, come una lanterna nel deserto. Non deve inseguire nessuno. Deve solo aspettare che il cibo venga a lui o trovarlo mentre dorme. Cosa mangia un animale che non può correre? Mangia chi non può scappare. Nello stomaco di questi squali hanno trovato di tutto. Interiorsi polari, renne,
foche. Ma come fa uno squalo lento come una lumaca a catturare una foca veloce come un siluro? La risposta è inquietante. Le prende mentre dormono. Le foche dormono in acqua per evitare gli orsi sulla terraferma. Galleggiano, sognando, ignare. Lo squalo emerge dal basso, silenzioso come un'ombra, lento come la morte stessa. Quando la foca si sveglia, è già finita. È un assassino che non ha bisogno di correre. Non ha predatori. Nessuno mangia lo squalo della Groenlandia. Perché? Perché è velenoso. Quell'antigelo naturale che lo tiene in vita, l'ossido di trimetilammina, è una neurotossina potente per chiunque altro. Se un orso polare ne mangiasse un pezzo, barcollerebbe come un ubriaco prima di collassare. Gli umani in Islanda lo mangiano, ma solo dopo averlo lasciato marcire sottoterra per mesi, finché i veleni non degradano. Si chiama hakarl. Puzza di ammoniaca pura. È carne che si difende anche dopo la morte. Un'assicurazione sulla vita, scritta nella chimica del suo sangue. Per capire lui, devi capire te stesso. Perché tu invecchi? Ogni volta che le tue cellule si dividono, copiano il tuo DNA. Ma la fotocopiatrice non è perfetta. Con il tempo si accumulano errori. Le estremità dei cromosomi, i telomeri, si accorciano. È come la miccia di una bomba che si consuma. Alla fine, la cellula smette di funzionare o impazzisce, diventando cancro. Il nostro corpo brucia ossigeno rapidamente e questo fuoco metabolico crea scorie che arrugginiscono le nostre cellule dall'interno. Viviamo veloci, bruciamo e moriamo. È il prezzo del nostro calore. Lo squalo ha hackerato il sistema. Il suo metabolismo è così lento che la produzione di scorie tossiche è quasi zero. Le sue cellule non bruciano, covano. Ma c'è di più. Il suo DNA possiede meccanismi di riparazione che noi possiamo solo sognare. Quando il suo DNA si danneggia, un esercito di enzimi interviene istantaneamente per ricucirlo, con una precisione chirurgica. Non accumula errori. Mantiene l'informazione pura. Ha trasformato il suo corpo in una fortezza genetica impenetrabile al tempo. Non è immortale, ma ci va incredibilmente vicino. Ma c'è un prezzo terribile per questa longevità: la riproduzione. Una femmina di squalo della Groenlandia non può avere figli finché non compie 150 anni. 150 anni di adolescenza. Immagina se gli umani non potessero fare figli prima del XXII secolo. Questo rende la specie incredibilmente fragile. Se peschiamo troppi adulti oggi, stiamo uccidendo le madri del futuro. Ci vorrà 1,5 secoli prima che una nuova generazione possa sostituirle. Abbiamo quasi sterminato questi animali per l'olio del loro fegato prima ancora di capire chi fossero. Gli scienziati hanno trovato isotopi di carbonio nei loro occhi che risalgono ai test nucleari della guerra fredda. Hanno trovato tracce chimiche della rivoluzione industriale. Ogni squalo è un libro di storia vivente. Nel loro corpo è scritta la chimica degli oceani di 4 secoli fa. Sono capsule del tempo che nuotano. Se potessero parlare, ci racconterebbero di un oceano che non esiste più. Un oceano pulito, silenzioso, prima che i nostri motori e la nostra plastica invadessero il loro regno eterno. Noi siamo ossessionati dalla velocità. Vogliamo tutto subito. Viaggiamo veloci, mangiamo veloci, viviamo veloci. Lo squalo della Groenlandia ci insegna una lezione diversa. Ci insegna che per durare bisogna rallentare, che c'è potere nel silenzio, che c'è forza nella pazienza. Loro erano qui prima che disegnassimo le prime mappe del mondo e probabilmente saranno qui quando avremo finito di ridisegnarle. Mentre tu spegni questo video e torni alla tua vita frenetica, ricordati di lui, nel buio, nel freddo,
un cuore che batte una volta ogni 10 secondi, un guardiano del tempo che non ha fretta di morire. Io sono Renderium e questo è il ritmo dell'eternità. Iscriviti per rallentare il tempo insieme a noi.